Sempre più persone desiderano lasciare le città e vanno alla ricerca di luoghi dove trovare un migliore equilibrio tra vita e lavoro. In Italia ci sono tanti piccoli paesi in zone bellissime. Pochi però hanno caratteristiche e potenzialità per ospitare chi vuole lasciare i grossi centri urbani. Se come me stai cercando un luogo dove vivere al meglio e reinventarti, seguimi in questa avventura alla scoperta di Piazza Torre, piccolo paese in Val Brembana, provincia di Bergamo. Lavoro come freelance e vivo solo, quindi posso andare dove mi pare. Per lavorare mi può bastare un portatile e una buona connessione internet, quindi voglio trasferirmi in un posto tranquillo, in montagna. Un piccolo paese che mi dia la possibilità di fare anche molta vita all'aria aperta. Cercherò una casa in affitto e verificherò se esistono le condizioni per vivere in quel posto senza necessità di usare l'auto, o meglio, usandola solo saltuariamente. In questa serie di video ti farò vedere tutta l'avventura, con informazioni utili a molte persone, quindi magari anche a te. Partiamo! Ho preso in considerazione vari paesi e quello che mi ha incuriosito maggiormente è stato Piazza Torre, in Alta Valle. Ho parlato con residenti e villeggianti e ho raccolto informazioni interessanti, però voglio scoprire personalmente se questo posto è adatto a me e a chi vuol fare una scelta simile alla mia. Ho lasciato l'autostrada 4 Torino-Trieste al casello di Dalmine. Da qui ho imboccato la strada statale 470 in direzione Valle Brembana. Dal casello di Dalmine ho percorso 20 km e sono arrivato a Zogno, paese di circa 8.500 abitanti, il più popoloso della Valle Brembana. Imbocco la variante per evitare l'attraversamento del paese, quasi 5 km che in 4 minuti dovrebbero portarmi a San Pellegrino Terme. Dovrebbero, perché capita di trovare mezzi pesanti molto lenti e anche automobilisti insicuri che viaggiano a 30 all'ora anche se il limite in condizioni normali è di 70. Ed eccomi a San Pellegrino Terme, che inizia con la futuristica fabbrica dell'omonima acqua minerale conosciuta in tutto il mondo. Anche in questo caso evito l'attraversamento dell'abitato grazie a una serie di gallerie che mi portano a San Giovanni Bianco. La strada che sto percorrendo, come tutte le strade nelle località turistiche, è molto trafficata durante i weekend e la stagione estiva. Per me non è un problema, visto che da decenni evito di muovermi durante i weekend e non ho mai fatto ferie in luglio o agosto. Sono arrivato a San Giovanni Bianco. Qui non ci sono alternative. La strada passa per il centro del paese e ci sono giorni e momenti in cui si formano code lunghissime. Oggi però è andata bene e ho attraversato il paese in un attimo. Altre gallerie che passano sotto il piccolo paese di Camerata Cornello e la statale prosegue in direzione Piazza Brembana, dove arrivo in circa 5 minuti. Mancano meno di 15 km a Piazza Torre, la mia destinazione per questa avventura. Qui imbocco la strada provinciale 1 che si inoltra verso l'Alta Val Brembana in direzione Mezzoldo e Passo San Marco. La strada segue il percorso del ramo del Brembo di Mezzoldo e in circa 4 minuti arrivo al paesino di Olmo al Brembo, poco più di 500 abitanti. Mantengo la direzione per Mezzoldo. Dopo Olmo, in questa direzione ci sono solo 3 paesi. Il più grande è Piazza Torre, dove mi sto dirigendo. Qui la strada inizia a stringersi e si immerge in una bellissima vegetazione. Il Passo San Marco, che separa la Val Brembana dalla Valtellina, è distante meno di 20 km. Oggi si può guidare in modo rilassato, mentre durante i weekend bisogna fare attenzione anche per la presenza di moltissimi ciclisti e motociclisti. Dopo pochi chilometri, a destra imbocco la strada che sale verso il paese di Piazza Torre. Sto salendo verso questo piccolo paese a circa 1000 metri di altitudine. Il comune si estende su poco più di 24 km quadrati. A giugno 2024 gli abitanti erano 393, quindi con una densità abitativa di 16,21 abitanti per chilometro quadrato.
La media italiana è di 196 abitanti per chilometro quadrato, quindi a Piazza Torre non ci dovrebbe essere molto affollamento. Elemento positivo per la mia scelta. Gli abitanti con più di 40 anni rappresentano il 76,59% della popolazione. Insomma, è il classico paese di vecchi. Oh, nessuno deve sentirsi offeso per questo termine, perché, come dico sempre, anagraficamente esistono i giovani ed esistono i vecchi. E Piazza Torre attualmente è un paese di vecchi, anagraficamente parlando. Questo aspetto è interessante e nei prossimi video cercherò anche di verificare se l'età anagrafica dei residenti corrisponde a quella biologica, psicologica, sociale o percepita. Sembra un aspetto di poco conto, invece è molto importante nella scelta di un posto dove trasferirsi per vivere e lavorare. Ovviamente, se vado ad abitare in un posto dove la mentalità locale è antidiluviana, non posso aspettarmi di trovare un paese pieno di stimoli, di voglia di fare, un luogo dove ci possono essere opportunità e dove si guarda con entusiasmo al futuro. Non solo, se mi trasferisco in un posto dove c'è una mentalità chiusa e tutti mi guardano male perché arrivo da fuori, non mi troverò in un ambiente piacevole e sereno e sicuramente qualche piccola difficoltà la incontrerò. Ad essere sincero, mentre facevo ricerca online ho trovato parecchie informazioni e discussioni nostalgiche su Piazza Torre, con parecchia gente che ricorda con malinconia un passato di successo nel settore turistico. Però ho trovato anche informazioni interessanti, visioni futuristiche e progetti per il rilancio della località. Ovviamente le posizioni e le informazioni che si trovano online dipendono da molti fattori e dagli ambienti in cui vengono pubblicate, quindi non è possibile trarre conclusioni. L'unico modo è verificare di persona, come ho iniziato a fare. Voglio anche incontrare e parlare con le persone, residenti e frequentatori occasionali. Solo alla fine farò un bilancio e deciderò se trasferirmi a Piazza Torre o cercare un altro posto. Da quello che posso vedere, sembra che questo paese sia abbastanza recente. Mi sembra che quasi tutti gli edifici risalgano al massimo agli anni 70-80. Non vedo case molto vecchie, magari edifici in pietra come se ne vedono in tanti paesini di montagna. E non ho nemmeno trovato il centro del paese, quello tipico con la piazza, la chiesa, qualche edificio storico. Questo sembra un paese di seconde case, di case vacanza, che oggi, a fine luglio, sembrano abbastanza frequentate. Non era così la prima volta che ci sono venuto in primavera. Allora sembrava un mortorio. Per me era comunque positivo perché non sto cercando la folla, però obiettivamente l'aspetto era piuttosto decadente e un po' triste. Questo è un altro elemento molto interessante che approfondirò a partire dal prossimo video parlando con le persone. Ad agosto il paese era pieno di villeggianti, così ho iniziato ad ascoltare le loro opinioni sul paese. Io che vengo dalla città, cavolo, mi piacerebbe parecchio venire a lavorare in montagna, hai voglia. Innanzitutto di stare qua un paio di mesi per respirare proprio l'atmosfera di Piazza Torre, perché è proprio inclusiva, ti concilia, è rasserenante. Negli ultimissimi anni c'è stata un po' di più voglia di cambiare, di sistemare un po' di problemi che c'erano sulle strade, e anche dal punto di vista di manifestazioni la Pro Loco si sta dando molto da fare negli ultimi anni. Luglio e agosto. Vengo qui da 50 anni. Allora, qua ci sono delle persone che sono veramente fantastiche, quindi già questo per le persone è già tanto. Abbiamo anche l'internet che funziona a meraviglia e anche questo permetterebbe alla gente di salire e poter lavorare da casa in smart working. È in ripresa perché adesso ci sono investimenti di rilancio della stazione sciistica e se vuol comprare una casa è un momento buono perché sono prezzi buoni. No, io sono milanese, però abbiamo l'appartamento qui dal 1977. Sì, io sono venuto non solo come turista, ma anche come residente. Mi sono trasferito qua da una dozzina di anni. Questi video non hanno niente a che vedere con i classici spot delle località turistiche pieni di frasi come
Siamo belli, siamo bravi, i prodotti locali, le tradizioni e le solite cose. Roba che può attrarre turisti, ma sicuramente non residenti. E per evitare che paesi bellissimi muoiano o si trasformino in Luna Park qualche mese all'anno, servono residenti. A questo punto mi servivano informazioni più precise, quindi mi sono rivolto al sindaco, Valeriano Bianchi. Convincimi a venire ad abitare a Piazza Torre. Vediamo una sintesi dei motivi che mi ha elencato. Il principale è che è un paese di media montagna dove c'è tranquillità, dove ci si può vivere bene. No, è un paese che offre qualche servizio in più dei soliti paesini di montagna. Diciamo che abbiamo la fortuna di avere un dispensario farmaceutico, di avere un ufficio postale, un bancomat, negozi di alimentari, la macelleria, bar, ristoranti. Niente di paragonabile ai grossi centri urbani, però c'è l'essenziale. Migliorabile, certo. Però ti assicuro che nella stragrande maggioranza dei piccoli paesini delle aree interne italiane farebbero salti mortali per avere quello che si può trovare a Piazza Torre. Ma ci sono anche altri aspetti importanti da considerare. Ascolta cosa dice il sindaco. Per vivere a Piazza Torre bisogna impegnarsi e saper imparare a vivere la montagna. Abbiamo la possibilità e abbiamo anche la fortuna di non essere poi molto lontani dai grossi centri urbani come Bergamo, come San Pellegrino, per cui la gente poi con poco più di un'ora può andare e tornare da Piazza Torre e può decidere di rimanere a lavorare in smart working piuttosto che in altri sistemi. Può trovare posto di lavoro nel turistico, nell'alberghiero. Si sta sviluppando una parte molto importante per quanto riguarda l'impiantistica sia per l'estivo sia per le stazioni invernali. Abbiamo un buon pattinaggio, per cui abbiamo anche l'internet che funziona a meraviglia e anche questo permetterebbe alla gente di salire e poter lavorare da casa in smart working. Ovviamente questa è un'ottima notizia che verificherò, soprattutto perché, come sa bene chi segue Rurale Digitale, siamo strenui sostenitori non solo del lavoro remoto, ma soprattutto della possibilità di creare nuove attività da sviluppare nei piccoli paesi come Piazza Torre. Già durante il periodo del Covid questo era successo e parecchie famiglie si erano fermate, poi anche dopo l'emergenza si sono trasferite per un certo periodo a Piazza Torre lavorando tranquillamente da casa. Ci sono un po' di stranieri adesso che hanno fatto questa scelta di venire a vivere a Piazza Torre. Mi auguro che ritorni anche quelli che vivono a Milano o a Bergamo. Il problema principale che ha la gente che vuol vivere la montagna è il lavoro che è sempre distante dal posto dove vuoi vivere. È chiaro che trasferirsi in un posto come questo per fare il pendolare ha poco senso. Poi c'è un altro aspetto da tenere in considerazione. E diciamo le comodità che possono essere le sale cinematografiche, i grandi supermercati, i grandi magazzini, che nei nostri piccoli paesi non ci sono, ma che però non di solo questo si vive. Appunto, bisogna sempre considerare tutti i pro e i contro, ed è quello che sto facendo con questi video. Un'altra cosa che ho chiesto al sindaco è se a Piazza Torre esiste qualche incentivo per attrarre nuovi abitanti. Non li abbiamo mai utilizzati per far venire la gente in Piazza Torre a vivere Piazza Torre. Non lo pensavamo una cosa necessaria. Forse è stato un errore, non lo so, si può pensare in un futuro di valutare diversamente. Poi ho chiesto la sua visione del futuro. Mi auguro che fra 5 anni Piazza Torre riesca ad avere un ricambio generazionale da parte di gente che viene da fuori, perché il nostro paese in sé per sé è già un paese anziano, così si può dire, ormai al giorno d'oggi i paesi di montagna diventano anziani. C'è la speranza che qualcuno inizi a vivere, ritorni a vivere Piazza Torre. Negli ultimi anni mi è capitato di incontrare molti sindaci di piccoli comuni e spesso ho avuto impressioni piuttosto negative. I motivi li ho già spiegati in altri video.
A Piazza Torre invece ho trovato un sindaco, ma anche il suo vice, lo vedrai nei prossimi video, molto disponibili e propensi a guardare al futuro, senza preclusioni e senza rimanere attaccati con le unghie a un passato che non tornerà più. Per approfondire ulteriormente e capire perché ci sono così tante seconde case, ho fatto ricerche sulla storia del paese. Piazza Torre è una selva di seconde case, molte abitate pochi giorni all'anno, molte altre chiuse e in vendita. Ma come si è arrivati a questa situazione? Come si è arrivati in un paese di 390 abitanti ad avere circa 2500 appartamenti sottoutilizzati? Per secoli la società agricola locale era rimasta pressoché immutata, scandita dai ritmi lenti e costanti della vita contadina. Poi, a partire dal dopoguerra, il paese ha subito una radicale trasformazione conseguente allo sviluppo turistico. L'inaugurazione degli impianti di risalita sul Monte Torcola nel 1950 ha segnato l'inizio del turismo invernale, portando nuove opportunità di lavoro ma anche incrementando notevolmente l'edilizia. Durante gli anni 70 Piazza Torre è diventata una meta piuttosto ambita, soprattutto da villeggianti e appassionati di sci provenienti dall'area milanese. La costruzione di seconde case è esplosa grazie al benessere generato dal boom economico degli anni 60. Il turismo a Piazza Torre ha avuto il momento più importante intorno al 1985 circa, quando si registravano anche picchi di oltre 10.000 presenze giornaliere. Poi, intorno al 2000, è iniziato il declino, come mi ha spiegato Gaetano Bonetti, vice sindaco di Piazza Torre. Diciamo sono state molteplici le cause, sicuramente ha influenzato il tutto anche l'andamento a livello sociale dello Stato, quindi negli anni in cui si è sviluppato il turismo era anche un momento a livello nazionale di crescita e di sviluppo, quindi ha influito parecchio anche quello con la corsa alla costruzione delle seconde case, lo sviluppo edilizio anche sconsiderato del paese e quindi c'è stato quel boom iniziale, svanito un po' quello, non essendo stato messo in atto una politica, a mio modo di vedere, a lunga visione, nel senso chiaramente il turismo fatto delle seconde case porta un'economia che per le strutture turistiche può essere problematica perché non crea un vero e proprio ricircolo turistico. Questo ha portato, una volta svanita la bolla edilizia, a un recesso di quello che di quella che è l'offerta turistica. Probabilmente si è investito troppo nel comparto edile, nell'edilizia, e troppo poco in quello turistico. Quindi ecco la ragione di questa selva di case vacanza che sto vedendo. Sicuramente si può parlare di speculazioni, sfruttamento eccessivo del territorio, inadeguata pianificazione, errori fatti in moltissime zone italiane e che oggi fortunatamente sono molto più difficili da ripetere. Bisogna sempre imparare dagli errori, magari anche realizzando nuove iniziative partendo da quello che l'eredità ha lasciato. Ad esempio, qui, a differenza di tanti altri paesini di montagna, non dovrebbe essere difficile trovare una sistemazione per chi vuole venire a viverci e a lavorare. Uso il condizionale perché è un aspetto da approfondire. Magari tutte queste case sono in condizioni tali da richiedere pesanti interventi per essere confortevoli e adatte alle esigenze odierne. Ecco un altro aspetto che verificherò presto. Tra i tanti villeggianti e proprietari di seconde case, quanti sarebbero disposti a trasferirsi a vivere a Piazza Torre? Ho iniziato questa esplorazione a fine luglio e ho parlato principalmente con gente in vacanza. Ho chiesto come si trovano, cosa migliorerebbero e se verrebbero ad abitare a Piazza Torre. Secondo te cosa hanno risposto? Guarda. Sono qui dal 27 di giugno, diciamo che è più un posto per vacanzieri, ma la vita non c'è. I residenti ci sono dei problemi. No, perché è troppo isolato, ma qua sei fuori dal mondo. Il paese di montagna non dà le stesse cose che dà la città. Ovvio che se qua i residenti sono molto pochi diventa difficile avviare un'attività solo magari per un mese. Turista da 35 anni, il lavoro qui non ce n'è, perché a settembre si trova da solo qua, deve inventarsi un bel lavoro.
preferisco fare quelle giornate ogni tanto, d'estate, d'inverno così, però mi mancherebbe da noi, possiamo uscire a ballare la sera, poi si va quando voglio al centro commerciale con i nipoti, c'è più vita, c'è vita anche qui nel periodo estivo, poi per il resto sì, c'è tranquillità, uno che ama la quiete e la tranquillità qui la trovo proprio. Vengo solo il mese di agosto, però devo dire che nel mese di agosto rispetto agli anni passati ci sono un sacco di eventi che prima non c'erano. Sì, forse l'assistenza medica è un problema perché mi sembra che il medico qui dei villeggianti ci sia solamente un paio di volte alla settimana, se non sbaglio. Fondamentalmente non manca niente. No, se dovessi abitarci non ci abiterei perché per tutto il resto dell'anno, insomma, preferisco che ci sia più movimento. Sono qui in vacanza da 40 anni. Di strada ne ha fatta tantissima Piazzatore. Quindi c'è chi la critica perché ne ha fatta tanta e chi ne vorrebbe fare ancora. Il problema salute c'è e non è risolto. Perché mi manca un po' di vita, specialmente adesso in questi momenti qui, luglio, agosto, metà settembre, c'è movimento, c'è gente così, no? Poi il paese si svuota. È bello, si sta bene, ci si rilassa, però abitarci fissi no, direi proprio di no. Luglio e agosto. Vengo qui da 50 anni. Abitare qui non è semplice, parte invernale, autunnale, invernale, è lunga e qui... Io personalmente ci verrei ad abitare qua. Il problema sempre dei servizi anche che mancano per via che c'è poca gente, capita di uno non sta bene, deve chiamare l'ambulanza, ora che arriva su poi ti portano a Bergamo, cioè è un problema. Insomma, tutti stanno bene in vacanza, ma nessuno verrebbe a viverci. Ovviamente molto dipende anche dalle abitudini, che soprattutto in età avanzata sono difficili da cambiare. Eppure a Piazzatore ci sono anche molte opportunità. Una conferma arriva anche da Gaetano Bonetti, il vice sindaco. È il fatto che sono paesi comunque con una base di residenti molto bassa. Questa base di residenti per la maggior parte sono persone anziane, per cui manca proprio, parlo di Piazzatore ma può essere anche un buon esempio per gli altri posti, la forza lavoro. Perché ognuno ha il suo lavoro, che porta avanti una politica turistica di marketing piuttosto che dovrebbero essere i giovani, dovrebbero essere le attività turistiche, però si è in pochi. Se le possibilità non mancano, manca la voglia di venire ad abitare qui, perché è tutto bello mese di agosto, luglio, quando si spengono un po' le luci, quando le presenze diminuiscono, quando il silenzio prevale, a tanti fa un effetto non positivo, diciamo, sono abituati magari in un contesto urbano e quindi questa sensazione, oltre al fatto di dover sopperire a mancanze di cui parlavi prima, mancanze di servizi, scomodità, però da quello che dico io ripagata ampiamente da altre situazioni. Le opinioni personali possono essere molto diverse dalla realtà, quindi ho proseguito l'esplorazione per conoscere la struttura del paese e le attività commerciali presenti e necessarie a chi volesse trasferirsi a Piazzatorre. Il paese di Piazzatorre ha un orientamento nord-est-sud-ovest, una struttura rettilinea con 3 strade principali. Insomma, è un po' come Manhattan, dove è impossibile perdersi. Dall'estremità nord a quella sud la distanza è poco più di 2,5 km, con un dislivello di circa 250 metri. Tutti i negozi e i servizi sono però raggruppati nell'area centrale in circa 600 metri. Nel punto più a nord trovo l'hotel Le Pinete, con a fianco il Palazzo del Ghiaccio. Di fronte c'è la seggiovia che in estate viene usata da escursionisti, a piedi o in bici, per raggiungere il rifugio Gremei a 1500 metri di altitudine. Scendo verso il centro del paese e arrivo nella zona degli impianti sportivi. Qui balza subito agli occhi la struttura centenaria dell'ex colonia alpina in disuso da anni. È un edificio interessante, fortunatamente si sta sviluppando un progetto di recupero. A fianco alla colonia, in posizione panoramica, c'è un bar dove incontro anche un ragazzo che sta lavorando. Sto completando la tesi, sì, quest'anno più che vacanza sono venuto per fare un po' quello, un po' di smart working.
Beh, non male come posto per lavorare. Secondo me è più piacevole di un tavolino in uno Starbucks in città. Alle spalle di queste strutture c'è un parco avventura, ancora chiuso a quest'ora del mattino. Qui c'è un ristorante che ha anche una bella terrazza e poi c'è l'indicazione discoteca, ma non so se è ancora in attività. Scendendo incontro una zona residenziale con alcuni edifici piuttosto datati e poi inizia la parte del paese dove ci sono i negozi. Il primo che incontro è una cartoleria che fa anche tabaccheria. Poco più avanti un negozio di alimentari, fa anche piatti da asporto, magari anche delivery. Andrò a conoscerlo meglio quando ci sarà meno gente. Proseguendo trovo una parrucchiera e poco più avanti un'altra parrucchiera per donna e uomo. Non è un genere che mi interessa, però indubbiamente sono utili. Mi chiedo solo come possono esserci due negozi simili in un paese così piccolo. A fianco c'è una macelleria che però ha cessato l'attività. Ho notato che ci sono anche diversi studi che si occupano di amministrazione immobiliare. Beh, con l'elevatissimo numero di seconde case in questo paese non c'è da sorprendersi. Qui c'è un negozio di frutta in un edificio affrescato. Poi c'è un bar e poi una macelleria, in attività questa volta. Di fronte, sull'altro lato della strada, trovo l'Hotel Piazza Torre e poco più avanti l'Hotel Milano. Sono passato davanti a uno studio tecnico e poi sotto questo porticato c'è un negozio di abbigliamento che dovrebbe essere un temporary store, forse aperto solo d'estate quando ci sono i turisti. A fianco trovo un negozio di falegname che non fa roba per turisti, ma arredamenti e serramenti. Poi un altro negozio di tessuti, altri tessuti o forse abbigliamento. Questo è chiuso, non so cosa c'era. Infine una sala giochi, ovviamente chiusa, visto che oggi se si vogliono buttare soldi è più comodo farlo tranquillamente online. Qui c'è un bar pasticceria e poi un noleggio di e-bike. Questo dovrebbe essere il centro del paese e come ho già detto in un altro video non c'è una piazza vera e propria, ma un campo da tennis, perfetto per gli emuli di Sinner. Qui c'è un mini market dove fanno anche il pane. Appena girato l'angolo, un ristorante e pizzeria che fa anche piatti da asporto. A fianco, un'agenzia immobiliare dove verrò per cercare una casa in affitto. Qui altri negozi vuoti. Più avanti chiederò informazioni per l'affitto, così faremo valutazioni precise anche per l'apertura di una nuova attività a Piazza Torre. Qui c'è un parcheggio con accanto l'anfiteatro, probabilmente non il massimo dal punto di vista architettonico, però il panorama circostante è molto bello. Poi c'è l'edificio del comune con davanti il bancomat, il dispensario farmaceutico, l'ambulatorio medico e l'ufficio postale. Tutti servizi che poi vedremo in dettaglio. Proseguendo trovo un cinema, e infine un altro bar. Un altro elemento molto importante, ma poco considerato da chi vorrebbe trasferirsi in montagna, è il traffico. Spesso si sottovaluta questo aspetto, che però, anche in un piccolo paese, può essere un grosso problema. Un elemento sicuramente molto positivo è la tranquillità e la mancanza di traffico. Anche nelle giornate di punta ferragostane, nonostante l'elevato numero di presenze, il traffico non mi è mai sembrato eccessivo. Non è una cosa da poco, perché i piccoli paesi di montagna molto spesso si sono sviluppati intorno alle principali strade di comunicazione. Questo significa grossi problemi per gli abitanti, scarsa qualità dell'aria e rumore, spesso tantissimo rumore. Soprattutto dove ci sono rettilinei sui quali certi motociclisti si scatenano come fossero sulla pista del Mugello. Per rimanere in Val Brembana, vicino a Piazza Torre, ecco quello che accade, ad esempio, a San Giovanni Bianco. Qui la strada statale attraversa completamente il paese.
e l'unica possibilità per risolvere il problema sarebbe una nuova strada in galleria, con tutto quello che ciò comporta in termini di tempi e costi. Se ne parla da anni e purtroppo ce ne vorranno ancora molti per trovare una soluzione. Il paese di Piazza Torre si trova invece in una valle chiusa, lontano dalla strada statale, quindi il traffico veicolare è solo locale. E la differenza si sente, e come se si sente. Certo, anche per arrivare qui devi fare code nei punti più critici della valle, dove in certi giorni il traffico è veramente notevole. Però, se sei tra quelli che, come me, lavorano come freelance, oppure se sei uno dei tantissimi pensionati che frequentano Piazza Torre da decenni, non hai motivo di infognarti nel traffico del weekend o dei giorni di punta in estate, no? Inoltre, se puoi lavorare da remoto oppure decidi di trasferirti a vivere in questo paese, il traffico non rappresenta un problema. Per conoscere meglio il paese di Piazza Torre ho chiesto alcune informazioni anche all'ufficio turistico gestito dalla Proloco. Qui ho trovato molta disponibilità da parte di addetti, collaboratori e presidente. Te ne parlo perché ho visto anche opportunità interessanti per creare posti di lavoro. L'ufficio si trova in una posizione molto comoda, all'inizio del paese. C'è un ampio parcheggio e ci sono anche colonnine per ricarica dei veicoli elettrici. Accanto all'edificio c'è una bella testimonianza storica del passato nel settore turistico invernale di questo paese. Ovviamente ci sono anche le classiche informazioni sul territorio e sugli eventi. Nell'ufficio mi ha accolto Laura, che mi ha spiegato le attività della Proloco e mi ha raccontato di aver ricevuto richieste di ogni tipo. Allora, qui in Proloco aiutiamo le persone a dare informazioni, a trovare appartamenti, le mappe, i sentieri, poi abbiamo delle magliette e quant'altro, ma arrivano con ogni genere di informazione, anche ridicola perché sì, certo. Mi vengono a chiedere la carta igienica, mi vengono a chiedere i sacchetti dell'immondizia, mi vengono a chiedere se questo è un ufficio di collocamento, mi vengono a chiedere gli orari dei treni di Milano, mi vengono a chiedere, potrei andare avanti all'infinito, ma la cosa più comica, una signora un giorno è arrivata e mi ha chiesto la piantina del Canada. Un giorno è arrivata una signora chiedendomi la mappa dettagliata della città di Bergamo e quindi gli ho risposto di chiedere alla Proloco di Bergamo e lei, sorpresa, mi ha detto: ma com'è possibile che voi non abbiate anche queste informazioni? Le della Proloco estivi sono tutti i giorni dal 1 di luglio al 31 di agosto dalle 9 alle 13 tranne il mercoledì. Quelli invernali sono il sabato, domenica festivi e infrasettimanali dalle 10 alle 12. Gli orari di apertura attualmente sono definiti in base alla stagionalità e alla presenza di villeggianti e turisti. Io vedo però una grossa opportunità, considerando i servizi che si possono erogare tutto l'anno, come ad esempio l'assistenza a persone anziane per l'effettuazione di pratiche online. È datata che va bene fino al 2025. Allora dopo mi dai il telefonino. Come avrei notato, questo ufficio turistico, se opportunamente strutturato, può diventare un centro multiservizi utilissimo. Oltretutto c'è anche un internet point, che può essere molto utile e si può sviluppare per rispondere a specifiche esigenze. Può diventare un punto di riferimento per tutto il paese, non solo per i turisti. Qui si possono creare attività sostenibili economicamente con posti di lavoro per tutto l'anno. Immagino che ci avranno già pensato. Voglio però aggiungere una cosa molto importante. Bisogna fare progetti seri, senza improvvisare e facendosi aiutare da chi ha le competenze per farlo, anche per evitare spese inutili. Ad esempio, una cosa da sistemare subito è il sito internet, inadeguato, soprattutto perché è non responsive, cioè non si adatta automaticamente al dispositivo su cui viene visualizzato. In molti piccoli paesi
Ho visto spendere cifre esorbitanti affidando attività come queste a soggetti che hanno lucrato enormemente, fornendo servizi scadenti o inutili, contando su scarse conoscenze del settore da parte degli amministratori. Ed è giunta l'ora di iniziare a cercare una casa dove abitare. Piazza Torre mi piace e mentre gironzolavo per scoprirne le caratteristiche ho iniziato a cercare un appartamento dove potermi trasferire. Ho visto parecchi edifici piacevoli dall'esterno, quindi ho deciso di fare una ricerca in modo razionale iniziando dagli annunci online. Innanzitutto, cosa sto cercando? Quello che cerca la maggior parte delle persone che, come me, lavora da casa, quindi un appartamento arredato con spazi accoglienti e dimensioni adeguate per trascorrervi molte ore. A me serve anche un locale da adibire a studio, con spazio per librerie e almeno una scrivania dove poter posizionare monitor di grandi dimensioni. Voglio una cucina attrezzata perché mi piace cucinare, quindi non uno streaming sito angolo cottura. Voglio un balcone perché durante le ore lavorative, quando faccio qualche breve pausa, devo poter uscire a prendere una boccata d'aria senza magari mettermi il cappotto per scendere in strada. Insomma, sto cercando quello che cerca chiunque lavori da casa, quindi non voglio vedere cose assurde come quelle che ho trovato in passato in molte zone di montagna. Posti letto ce ne sono molti, ma manca tutto il resto. Locali senza un'anima, freddi, con vecchi pezzi di arredamento disposti a casaccio, striminziti angoli cottura anziché cucine di dimensioni accettabili, frigoriferi più piccoli dei frigobar degli hotel, lavastoviglie nemmeno parlarne. In alcuni manca anche la lavatrice, bagni delle dimensioni di un armadio, a volte senza nemmeno il bidet, striminziti televisorini da 16 pollici con tubo catodico appesi al muro. E poi la chicca finale, pavimenti gelidi in graniglia anni 50, rivestimenti dei bagni con disegni e colori psichedelici anni 70 che quando li guardi ti sembra di essere sotto l'effetto di funghi allucinogeni. I gusti non si discutono e ognuno è libero di fare quello che preferisce, però devo precisare ancora una volta che io sto cercando una casa dove vivere, non dove trascorrere qualche giorno di vacanza. È banale dirlo, ma molti proprietari sembrano non capirlo. Sono situazioni completamente diverse perché le esigenze sono totalmente diverse. Quando sei in vacanza puoi accettare molti compromessi abitativi, ma non puoi farlo se ci vivi in modo continuativo. La mia ricerca online è partita da Airbnb, pur sapendo che le proposte di affitto breve presenti su questo sito non sono adatte a me. Comunque spesso si trovano anche host disponibili ad affittare a condizioni diverse da quelle offerte sulla piattaforma. Per Piazza Torre però non ne ho trovate. Poi ho dato un'occhiata anche ad altre piattaforme specifiche per offerte vacanza. Poi sono passato agli annunci tra privati, ma anche qui delusione. Pensavo che in un paese con oltre 2000 appartamenti usati come case vacanza ci fosse un'offerta un po' più ampia. Il problema non è solo quello dell'offerta molto limitata, ma anche quello di certe proposte inadeguate che sembrano immutate dagli anni 90, quelle di cui ho parlato prima. Però ho trovato anche proposte interessanti e proprietari molto disponibili. Ad esempio, ho trovato una bella mansarda con camino che però ha l'angolo di cottura anziché una vera cucina e il bagno molto sacrificato. Certo che se la compri e la ristrutturi cambia tutto e fai anche un ottimo affare. E qui arriviamo al pezzo forte. A Piazza Torre ci sono tante belle case in vendita a prezzi davvero bassissimi. È vero che hanno bisogno di lavori di riqualificazione, soprattutto perché hanno classi energetiche molto basse, però investendo cifre abbastanza ridotte si possono fare grossi affari. E vuoi mettere la differenza tra vivere in città, magari nell'hinterland di una grande città, e vivere a Piazza Torre? Onestamente non capisco tutti i pensionati che ho intervistato nei precedenti video che dicevano di preferire la città. È vero, a Milano o a Monza avrai i negozi, ma la vera qualità della vita la trovi a Piazza Torre, pur con certe innegabili difficoltà. Però se la gente viene ad abitarci diventa anche molto più facile risolvere problemi e creare quello che manca, no?
Pensaci, tu che sei un pensionato e magari hai una casa qui, ma ci vieni solo in luglio e agosto. Ma se uno decide di venire a vivere qui e non fa un lavoro come il mio, dove potrebbe lavorare? Io sostengo da sempre che il lavoro si può inventare dappertutto. Ed ecco un esempio. Ciao, sono Matteo Clauti, 27 anni, di Alzano Lombardo, Nese, e siamo qui al Love Bike Park insieme al mio socio. Io sono Matteo Ghislandi, vivo ad Almè e ho 48 anni e da 7 anni siamo impegnati io e Matteo nella costruzione, nella manutenzione e nel portare avanti il progetto di Love Bike Park. Questa idea è partita circa 6 anni fa, quando abbiamo deciso di provare a bussare alla porta del comune di Piazza Torre per capire se c'era una loro intenzione di portare un'attività differente da quello che poteva essere lo sci invernale per poter utilizzare anche gli impianti durante l'estate. Siamo riusciti in questi 6 anni a trasformare quello che inizialmente era una passione per la bici in un'attività, in un vero e proprio lavoro. Anno dopo anno, con l'aiuto comunque del comune e dei vari gestori che si sono susseguiti in questi anni, siamo riusciti a portare avanti questo progetto. Non ci occupiamo soltanto ovviamente della manutenzione e della costruzione, ma abbiamo anche un noleggio appunto per le nuove leve insieme alla scuola con i maestri. Ovviamente è uno sport che non ci si improvvisa da soli, è sempre meglio essere seguiti. I nostri percorsi variano di difficoltà, seguiti da dei buoni maestri ci si può comunque buttare giù dalla montagna. Siamo comodi con la risalita con la seggiovia della Monte Torcola. Le bici vengono attaccate a fianco alla seggiovia e si sale insieme alla bici. Ovviamente l'apertura è prettamente estiva, quindi quando la neve sugli impianti sciistici viene a mancare. Voglio fare una precisazione. Non sto facendo uno spot per promuovere Piazza Torre. I soliti spot delle località come questa possono attrarre turisti, ma sicuramente non abitanti. È la realtà, visto che solo negli ultimi 10 anni le aree interne italiane hanno perso oltre 700.000 abitanti. Il motivo principale di questo costante spopolamento è dovuto a vari fattori, ma quello che incide maggiormente è la mancanza di servizi. Hai voglia a dire che si può vivere bene anche nei posti come quelli raccontati in modo romantico in alcuni film, come nel recente Un mondo a parte? Il film descrive un inverno in un piccolo paese abruzzese dove la comunità cerca di tenere aperta una scuola elementare. È il classico film che fa sognare tutti quelli che vorrebbero vivere in mezzo alla natura, idealizzando la piccola comunità solidale e immaginando che in quei posti si viva sempre benissimo. In realtà, nei piccoli paesi dove si fa fatica ogni giorno, per ogni cosa, anzi dove ci si deve privare di molte cose, non si vive bene ed è per questo che la gente scappa. Tutti quelli che idealizzano posti come il paesino del film e sognano di viverci è perché fanno sempre confusione guardando con gli occhi del turista. Piazza Torre però non è così. A Piazza Torre si può vivere piuttosto bene tutto l'anno, nonostante quello che sostengono molti villeggianti di lunga data che ci vengono solo in luglio e agosto. Io però sono decisamente dalla parte degli abitanti che invece non lascerebbero mai questo paese. Sono diventata residente, ma si sta bene, ecco. Tranquillo, posto tranquillo, si sta bene. Io sono originaria di Piazza Torre, mi sono trasferita per una decina d'anni, però sono tornata perché volevo tornare nel mio paese. Io amo e adoro il mio paese. Sicuramente, come in tutti i paesi di montagna, bisognerebbe incentivare un po' di più l'abitare ancora in montagna. Per me Piazza Torre è un paese che è bello, offre tutto, offre tante cose, cioè non manca niente, cioè le mie bambine crescono bene, si trovano bene, cioè tutto quello che vogliamo c'è.
Se dovessi paragonare Piazza Torre a una persona, direi che è il classico burbero buono come tanta gente di montagna. Quelli che all'inizio ti guardano con diffidenza, ma poi scopri che sono molto disponibili. Una di quelle persone che hanno avuto successo e stanno ancora un po' troppo riposando sugli allori. Uno di quelli che sperano in qualche cambiamento positivo, ma che, nello stesso tempo, non si valorizzano adeguatamente. Però, sicuramente, è anche una persona vera, per nulla appariscente, che non vuole darsi arie. Ci sono un sacco di piccoli paesi turistici che sono solo chiacchiere e distintivo. Piazza Torre, invece, appare per quello che è. E questo mi piace. Vivere qui mi fa star bene e lo consiglio a chi vuole abbandonare lo stress e scoprire un modo di vivere più appagante. Lo dice Andrea, che si è trasferita a Piazza Torre. Ecco la sua storia. Allora, mi chiamo Andrea, sono arrivata qui circa 17 anni fa. Mia prima esperienza con paese Piazza Torre non era molto bella, paesino bellissimo, mi sono innamorata subito, ho detto questo è paradiso. Quando ho iniziato la realtà di vita quotidiana non era tutto facile. Sono arrivata dalla Slovacchia, avevo difficoltà anche con la lingua, però piano piano ho scoperto questo paradiso che dicevo da inizio. Natura bellissima, silenzio, uccelli che cantano la mattina, si sentiva rumore del bosco. E allora ho iniziato a apprezzare molto questo silenzio, questa libertà. E piano piano ho trovato pace interna. Allora ho iniziato a scoprire questa natura. Prima in Slovacchia facevo fitoterapia, allora andavo nel bosco a raccogliere erbe, iniziato a fare corsi di natura, corsi della conoscere erbe selvatiche e piano piano mia attività è iniziata a allargarsi. Adesso come adesso non so dove saltare prima, perché la mattina mi alzo, vedo la montagna, voglio andare a correre, voglio andare a fare bagni nell'acqua e sono così impegnata che non so dove saltare prima. Poi abbiamo un'attività, allora anche quello mi impegna molto. Settembre inizia silenzio, ottobre comincia silenzio proprio totale. La mattina si alza, non si sente niente, solo uccelli, solo rumore del bosco. Io consiglio alle persone che vivono nel caos totale, che dicono io non ho tempo per niente, io mi alzo la mattina, devo correre a lavorare, devo pensare ai bambini che vanno a scuola, non trovo un attimo tempo per me. Consiglio venire le persone qui quando c'è stagione morta, vuol dire fino a settembre, ottobre, novembre specialmente, perché novembre è proprio silenzio. Allora vado nel bosco, vado nell'acqua fredda, tocco albero, tocco muschio e dico che senso ha questa vita? Io sono felice quando sento tutto questo che natura ci dà. E voi vi date una domanda, in città avete questa possibilità? Penso di no. E allora io posso solo consigliare venire qui a abitare, perché gente che trova tranquillità, silenzio, vogliono scoprire chi sono, questo è il posto giusto. Un elemento determinante per far rivivere un piccolo paese, per poterci vivere e lavorare, è la presenza di una buona connessione internet. Le connessioni internet in molte zone di montagna possono essere un problema. Parlo delle connessioni via cavo o wireless terrestri, perché se prendiamo in considerazione le connessioni satellitari Starlink, il problema non esiste. Voglio farti vedere cosa succede in uno dei più grossi paesi della Valle Brembana, San Giovanni Bianco, dove la connessione via cavo, quella che nella pubblicità viene chiamata semplicemente fibra, è piuttosto carente, come dappertutto, per gli standard attuali. Ecco cosa succede con Vodafone. Questa in realtà non è fibra, ma quella che tecnicamente si chiama FTTC, cioè una connessione dove le centraline sono raggiunte dalla fibra, ma poi da queste a casa tua c'è il normale doppino in rame, nato più di 100 anni fa. Queste sono le prestazioni della connessione wireless nello stesso posto del test precedente con il provider Iliad, che, come puoi vedere, sono ampiamente superiori alla connessione via cavo.
Quindi in queste situazioni oggi è meglio orientarsi verso connessioni wireless. A Piazza Torre la connessione wireless funziona molto bene nella maggior parte del paese. Ho fatto delle prove con il provider Iliad. Il primo test l'ho fatto da un tavolino del bar Locadoro e come vedi le prestazioni sono anche superiori a quelle rilevate a San Giovanni ed è così in circa 2/3 del territorio del paese. Salendo verso la parte alta del paese ho fatto un test in una posizione intermedia in via Santa Lucia dove c'è il capolinea dell'autobus. Qui la velocità è anche leggermente superiore alla zona precedente e si mantiene pressoché costante fino alla zona degli impianti sportivi. Salendo ancora inizia a farsi sentire qualche problema dovuto alla fascia boschiva e agli edifici che creano zone d'ombra. Salendo ulteriormente, nella zona intorno all'hotel Le Pinete ci sono punti in cui la connessione è molto problematica o addirittura impossibile. Tutto dipende dagli ostacoli che si frappongono tra questa zona e la parte sud del paese dove è ubicata la BTS, la stazione radio base. Ho fatto una verifica consultando le mappe online e in effetti sono evidenziati alcuni buchi e la copertura in alcuni punti è molto scarsa. Questo, ad esempio, è il test effettuato nella zona della partenza della seggiovia. E la fibra, quella vera, la FTTH, cioè quella che arriva fino a casa, a che punto è? Girando per il paese ho visto che, come mi aveva detto il sindaco, il territorio è interamente cablato. Manca però la connessione alla rete nazionale, come si può vedere dalle mappe, e come mi ha confermato anche il vice sindaco. Allora oggi il paese risulta totalmente cablato con la fibra. Manca probabilmente qualche connessione a valle per cui il servizio attualmente non è ancora disponibile, ma l'augurio è che a breve si possa sottoscrivere l'abbonamento anche per quanto riguarda la connessione internet via fibra. Non abbiamo una previsione precisa perché attualmente non ci è possibile saperlo, però essendo stato fatto il lavoro maggiore che era appunto cablare il paese, pensiamo che sia ormai una situazione addirittura d'arrivo perché è un progetto nazionale e quindi ci auguriamo che a breve sia disponibile. A fine novembre, dopo la registrazione di questo video, Open Fiber ha confermato che i diversi provider stanno iniziando la commercializzazione. In tutte le aree interne italiane esiste il problema dei collegamenti. Problema che però si può risolvere abbastanza facilmente se si abbandonano vecchie visioni e orientamenti. Vediamo cosa succede oggi a Piazza Torre e come dovrebbe essere il futuro. La linea principale di bus pubblici in Val Brembana parte da Piazza Brembana e raggiunge la stazione di Bergamo. Questi bus operano con frequenza di circa mezz'ora, dalle 5 del mattino alle 7 di sera, dal lunedì al sabato. Molto comodo, tranne che di domenica, quando il servizio non opera. Da Piazza Torre a Piazza Brembana, o viceversa, distanti 11 km, ci sono 4 corse giornaliere che, come mi spiegavano i conducenti, sono frequentate quasi esclusivamente dagli studenti e hanno pochissimi altri passeggeri. Insomma, questo servizio non soddisfa molto le esigenze di chi usa il mezzo pubblico saltuariamente. Anni fa c'era un autobus che arrivava da Milano, per esempio, arrivava fino a qui. E quindi forse questa cosa un incentivo al trasporto pubblico fruibile un po' a tutte le ore e soprattutto dalle città più vicine. Da Bergamo qualcosa arriva, ma ripeto, arrivati a Piazza Brembana poi o si prende un taxi o si incontra un conoscente. Per 5 minuti perdono la coincidenza. Sono cose che sono all'assurdo. La domenica senza i servizi, pulmini piccoli che li usi per la scuola, li usi per l'asilo, le usi per fare le cose. Sì, ha messo loro il pullman da Piazza Brembana ogni mezz'ora, al momento del boom, ogni ora, ma qua ci hanno tagliato fuori. Il discorso trasporti che non è efficace da tutti i punti di vista, cioè è limitativo alcune corse, benché sapendo che ormai la gente usa tutti l'automobile, hanno un mezzo privato, quindi il mezzo pubblico lo vedono con un po' di
di distacco, di indifferenza. Oltretutto, il tempo necessario per spostarsi con i mezzi pubblici in queste zone non è eccessivo se confrontato con i tempi solitamente dedicati agli spostamenti all'interno delle grosse città. Uno potrebbe dire mancano magari i mezzi di trasporto per scendere, perché chi non ha la macchina è in difficoltà a vivere qua tutto l'anno. Però possiamo anche dire che il tempo che noi impieghiamo a scendere a metà valle o al fondovalle, chi abita in città quel tempo lì lo occupa tutte le mattine a attraversare la città. Siamo anche a un'ora e mezza da Bergamo a Milano. Non siamo in un posto che devi farti 4 ore di macchina per raggiungere il primo nucleo, un po', diciamo, una prima cittadina. Questo è un fattore importante. È stato un po' un problema che ha influito negativamente sul turismo, perché essendo così vicini alle città tende ad essere un posto da mordi e fuggi, quindi l'assalto del sabato e domenica. Dall'altra parte, per chi ci vive, comunque sia, ti permette in poco tempo di raggiungere il capoluogo. Insomma, i servizi di collegamento hanno diverse sfaccettature, tutte da tenere in considerazione se si vogliono creare servizi realmente efficienti. Ad esempio, molti danno ancora per scontato che vivere a Piazza Torre significhi automaticamente dover fare il pendolare per andare a lavorare. Questa è una visione sbagliata, basata su concezioni del secolo scorso, quando c'erano le grosse imprese localizzate vicino alle città. È una visione da posto fisso che fortunatamente non esiste più. E quindi firmo le dimissioni. Non bestemmiare! Il posto fisso è sacro! Oggi il mercato del lavoro è completamente diverso e ci sono un sacco di persone che vogliono vivere in modo appagante e non accetterebbero mai di fare una vita da pendolare. Ci sono un sacco di persone che lavorano autonomamente nel settore digitale, quindi bisogna considerare i collegamenti come qualcosa che deve essere tarato anche sulle loro esigenze o su quelle dei senior attivi che potrebbero decidere di trasferirsi a Piazza Torre lasciando la città. Anche per il settore turistico ha poco senso pensare ai collegamenti come quelli di una volta, con il torpedone che portava tutti allegramente in montagna. Certo, esistono ancora iniziative per le quali anche un bus opportunamente attrezzato, ad esempio per il trasporto di biciclette, può essere molto utile. Guardando i turisti, a Piazza Torre esiste anche un servizio navetta effettuato nei mesi estivi, molto utile per spostarsi all'interno del paese. Questa è la navetta turistica del paese, fa servizio luglio, agosto e alle vacanze di Natale. È un servizio prettamente turistico. Parto dal fondo del paese, che si chiama Piazzole, e faccio praticamente tutto il giro e poi salgo e distribuisco la gente lungo il percorso. Partiamo la prima alle 9:30 al mattino, finiamo circa alle 7 la sera. Il servizio appunto è anche per chi da su deve scendere, specialmente al mattino è molto frequentato, sì, per le spese, per chi vuole bere il caffè, il giornale, devono scendere tutti qua in paese. Insomma, oggi ci sono moltissime persone che eviterebbero volentieri di usare la propria auto, però l'alternativa deve essere un servizio valido, a richiesta, porta a porta, come quello offerto da Uber e simili nelle aree urbane o quello del noleggio con conducente. Deve essere un servizio personalizzato e organizzato in modo efficiente, non roba improvvisata, strutturato per tutta la valle. Insomma, i collegamenti con le piccole località devono essere completamente ripensati per adattarsi alle reali esigenze e abitudini odierne, perché questo è un elemento importantissimo per contrastare lo spopolamento. Un altro elemento molto importante che va tenuto in considerazione per decidere se Piazza Torre è un paese adatto dove vivere e lavorare è la sicurezza. Tu vivi in un posto sicuro? Piazza Torre, in questo paese che sto esplorando per capire se è un posto dove vivere, è sicuro? La sicurezza è probabilmente l'aspetto più sottovalutato del vivere in un piccolo paese di montagna. I residenti lo danno per scontato, i vacanzieri non lo considerano troppo e spesso focalizzano l'attenzione su altri aspetti, anche molto meno importanti.
Eppure la sicurezza è un bisogno primario dell'uomo e viene immediatamente dopo i bisogni fisiologici, cioè mangiare, bere, dormire. Le implicazioni della sicurezza sul benessere delle persone sono enormi. Sentirsi sicuri è essenziale per il benessere psicologico ed emotivo. Quando una persona si sente al sicuro è molto più probabile che possa vivere in modo equilibrato e appagante. Quando ho chiesto se Piazza Torre è un posto sicuro, guarda cosa mi hanno risposto. La differenza è la tranquillità di vivere in montagna, di essere liberi di muoversi come si vuole. Perché alla sera abbiamo ancora la fortuna di poter uscire e di incontrare la gente senza aver paura di nessuno. Questa è una delle cose migliori che offrono ancora i nostri paesini di montagna. Uno degli aspetti positivi sicuramente di Piazza Torre è il fattore sicurezza. Sicurezza che nelle città ultimamente è sempre meno perché la gente si sente insicura. Io qua spesso racconto che noi qua dormiamo con le finestre aperte, con la porta di casa a volte spesso ci si dimentica di chiuderla, ma non è un problema. Non ci si pone nemmeno il problema che ti entri qualcuno in casa o che tu vieni aggredito mentre attraversi la strada. I bambini giocano ancora liberamente per strada, girano in bicicletta, vanno da soli nel bosco, vanno da soli dappertutto e quindi sono abitudini completamente diverse da quelle che vedo nei genitori di città. Il paese sicuramente è sicuro, prima roba perché ci ritroviamo in alta valle e per i possibili ladruncoli e così non c'è possibilità di fuga, perché mettono un posto di blocco e sono subito fermi. E niente, si può lasciare un telefono sul tavolo che si ritrova tranquillamente, tolto magari un particolare, ecco, una volta che gli è sparita una pianta alla Stefania, ma quale sicuramente le case non le trovo occupate, non vedo nessuno occupare la casa qua. Diciamo, la delinquenza non attecchisce, capito? Si gode il bello che c'è, la tranquillità, la serenità di vivere in un posto che tu alla sera ti dimentichi sulla toppa della porta d'entrata le chiavi e tu la mattina la ritrovi lì ma senza problemi, con serenità, nel senso che c'è la tranquillità di vivere, ma tranquillità in tutti i sensi. Qui puoi lasciare sia la porta di casa aperta sia l'auto di casa, perché naturalmente furti o comunque extracomunitari non se ne sono mai visti negli ultimi 10 anni a questa parte che io so, ce ne sono mai stati. I negozi di alimentari sono molto importanti per far vivere una piccola comunità. Vediamo com'è la situazione a Piazza Torre. Mangiare è un bisogno primario per l'uomo, quindi trovare un posto dove fare la spesa non è una cosa da poco. In tantissimi piccoli paesi è molto difficile soddisfare questo bisogno senza sobbarcarsi viaggi più o meno lunghi. Questo accade anche in paesi che hanno un numero di abitanti molto superiore a quelli di Piazza Torre. Io compro praticamente tutto online e non ho intenzione di cambiare abitudine, però compro pochi prodotti alimentari online. Quindi, se riuscirò a trasferirmi a Piazza Torre, diventerò sicuramente cliente dei negozi che ci sono. È chiaro che questi negozi non potranno mai offrire una scelta di prodotti paragonabile a quella di un ipermercato, però possono offrire molto. Io sono sempre stato contrario a vecchie visioni fallimentari, a quelli che dicono che bisogna tenere aperti negozi totalmente insostenibili economicamente per far vivere i piccoli paesi. Non è quella la strada giusta. Bisogna invece sostenere quei negozi che soddisfano le richieste e le abitudini odierne. Bisogna adattarsi al mercato, non illudersi di poter cambiare il mercato. Questo significa offrire prodotti ma anche servizi. Servizi che però devono essere progettati e realizzati bene, senza improvvisazioni, altrimenti sono un fallimento sicuro. Potrei portarti molti esempi fallimentari che ho visto in tanti piccoli paesi. Questo negozio, ad esempio, fa anche il pane e bisogna fare di tutto perché continui a farlo, ampliando anche l'offerta.
Non so se fanno consegne a domicilio, ma sicuramente questo è un servizio importante se si vuol far crescere il paese e attrarre nuovi abitanti. Questo macellaio mi spiegava che durante la stagione morta ha un cliente al giorno. Come fa a stare in piedi? Avrebbe più senso aprire un giorno alla settimana e vendere solo su prenotazione, facendo consegne anche nei paesi limitrofi. Quest'altro negozio ha molte potenzialità e può crescere, soprattutto ampliando l'offerta di piatti pronti. Ciao, questo negozio si chiama La Bottega di Arioli Arone Gabriele, è aperta nel 1965, qui puoi trovare dagli affettati, dai prosciutti, poi nella stagione diciamo concentrata sulle vacanze troverai tutti i giorni dei piatti pronti, dai primi ai secondi, la domenica facciamo sempre il pollo spiedo con patatine, della polenta col brasato, carne in umido si gira un po', poi ci sono il pane, poi c'è tutto il resto che si può trovare in un piccolo alimentare di un paese. Facciamo anche consegna a domicilio, sì, anche non solo dei piatti, ma anche un po' di tutto quello che serve. Allora, noi di solito mettiamo fuori sempre una lavagnetta con il menù del giorno dopo, ok? E poi semmai basta fare un colpo di telefono la mattina e al telefono ti diciamo tutto, ecco quello che facciamo. Insomma, a Piazza Torre non si muore di fame e non bisogna fare chilometri per fare la spesa. Ampliando la proposta e creando un unico servizio di consegna a domicilio, fatto bene e gestito bene, si avrebbe un altro fiore all'occhiello importante per tutto il paese. Anche i ristoranti sono importanti. Lo sai che sono tantissimi gli italiani che vivono in montagna, nelle aree interne, che quando dicono vado al ristorante devono prendere l'auto e fare chilometri per andare in un altro paese? In Italia ci sono 2037 comuni con meno di 500 abitanti. Nel 68,8% di questi, quindi circa 1400 comuni, non esistono ristoranti. Sicuramente i ristoranti non sono indispensabili, però rappresentano un elemento importante per far vivere i piccoli paesi. Per questo ci sono molti piccoli paesi dove vengono offerti bar e ristoranti gratis a chi vuole gestirli. Ne ho già parlato in altri video, trovi il link nella descrizione qui sotto. Secondo te, com'è la situazione a Piazza Torre? La densità di ristoranti in Italia è piuttosto elevata. Secondo i dati più recenti, si stima che ci sia circa un ristorante ogni 175 abitanti. A Piazza Torre la densità di ristoranti è più che doppia rispetto alla media italiana. Vediamo più in dettaglio. A Piazza Torre ci sono 2 ristoranti e pizzeria sempre aperti. Poi ci sono 3 alberghi e tutti hanno un ristorante. Durante la stagione estiva sono quasi sempre aperti, negli altri periodi le aperture variano. C'è anche il ristorante del Rifugio Gremei, raggiungibile con la seggiovia oppure a piedi o in bici. Il ristorante pizzeria Alpen Rose si trova verso la parte alta del paese. Ristorante Alpen Rose, ristorante pizzeria, la nostra specialità oltre alla polenta è anche la paella. Facciamo anche il pesce fresco il fine settimana durante periodi estivi tutti i giorni. Diciamo che il nostro lavoro più che altro è facciamo a mezzogiorno il menù operai, menù lavoratori, tutti i giorni, mentre il sabato e la domenica siamo aperti anche la sera come ristorante, pizzeria e pesce. E abbiamo anche una discoteca che utilizziamo non sempre, facciamo degli eventi, durante l'estate facciamo ballo liscio nella terrazza. In centro si trova invece il ristorante pizzeria Rustica. Io sono Stefania Arioli di Piazza Torre, sono nata a Piazza Torre, vivo a Piazza Torre e lavoro a Piazza Torre. Conduco questa attività, ristorante, pizzeria, si chiama Rustica, gli ho dato il nome Rustica perché ho messo delle caratteristiche un po' rustiche della montagna.
Quello che offriamo noi come servizio è pizzeria, da asporto o anche si può venire a mangiare la pizza, oppure facciamo la cucina, una cucina tipica bergamasca con piatti locali, che si parte dalla polenta normale, polenta taragna, i funghi, la selvaggina. Piatti forti sono i primi, casoncelli alla bergamasca, i pizzoccheri, potete trovare le foiade alla selvaggina, oppure anche altre specialità. Siamo aperti tutto l'anno, tutti i mezzogiorni siamo aperti, a pranzo ci trovate sempre. In bassa stagione teniamo chiuso 2 sere, martedì sera e mercoledì sera. Invece periodo delle vacanze, periodo natalizio, a Pasqua siamo sempre aperti. Offriamo anche il servizio di asporto, sia pizzeria che cucina, che possono essere primi, secondi o quello che gradite che ho in menù, o anche quello che prepariamo piatti fuori menù, perché tutti i giorni facciamo anche dei piatti extra oltre alla carta che ho esposta. Consegna a domicilio non riusciamo a farla se non in casi particolari, in bassa stagione. E ci sono anche altri locali pubblici che contribuiscono a far vivere un paese. Anche i bar stanno diventando sempre più rari nei piccoli paesi di montagna che si spopolano, però non a Piazza Torre. Vediamo quali benefici possono portare i bar. Immagina di essere in un piccolo paese di montagna, circondato da un bel panorama, con il silenzio, l'aria fresca e il tempo che sembra scorrere più lentamente. In questo scenario c'è un luogo che brilla come un faro di socialità e calore, il bar del paese. Ora, potresti pensare, ma io non vado mai al bar in città, perché dovrebbe interessarmi qui? Ecco perché. Il bar di un piccolo paese di montagna non è solo il luogo dove prendere un caffè o un aperitivo. È un po' il cuore pulsante della comunità, il punto di ritrovo dove tutti si incontrano. Anche chi in città evita i bar come la peste, qui trova un motivo per entrare. Perché? Perché il bar di montagna è diverso. È un luogo dove le chiacchiere si mescolano con il profumo del caffè appena fatto e dove le storie di vita si intrecciano come i sentieri tra i boschi. Sono Anna, sono proprietaria del bar Ottadoro. Siamo aperti tutto l'anno, scusate ma sto lavorando anche nel frattempo. Siamo bar, paninoteca, birreria. Questo è un ritrovo un po' per ragazzi, la qualità di vita è ottima, sono felice di vivere qui. Io sono di Valtorta, però abito qua da parecchi anni, quindi la differenza, secondo me, tra ad esempio Valtorta e Piazza Torre è parecchia. Allora noi, oltre ad essere un bar, abbiamo anche l'edicola, vendiamo giornali, siamo aperti tutti i giorni per tutto l'anno per dare questo servizio, abbiamo anche i tabacchi. Il vero segreto del bar di montagna è la sua capacità di creare connessioni. In città siamo sempre troppo presi dalla frenesia quotidiana per fermarci a parlare con gli altri. Qui invece il bar diventa un'oasi di tranquillità, dove è possibile rallentare e godersi il momento. È il luogo dove possono nascere amicizie, dove si condividono idee, risate e, perché no, si trovano anche soluzioni ai piccoli problemi quotidiani. Sono Giulia, ho aperto una pasticceria, ho preso in gestione la pasticceria Lucas Piazza Torre a maggio, l'8 maggio. Non sono di Piazza Torre, sono finita qua un po' per caso, tramite il figlio dei proprietari, perché lavoravo con lui e mi ha proposto di venire a lavorare qua, un annetto fa più o meno. Ho fatto prima stagione l'anno scorso per vedere com'era il lavoro e poi ho deciso di prendere in gestione. Io ho studiato pasticceria, non sono né barista né niente, quindi ho preso per pasticceria e ho provato, sto provando e mi piace per quello. Poi pian piano si vedrà. Mi piace stare sulle cose tradizionali, prendere le cose, i dolci vecchi e poi li farli, le basi, infatti i cannoncini, i bignè, quelli sono le principali cose che faccio.
E anche come torte, principalmente faccio le torte classiche, mimose, cose di pan di Spagna, così. Danno magari biscotti o così ad altri negozi o bar o alimentari. Si cerca di ampliare il lavoro anche al di fuori, non solo qua. Anche nei momenti in cui i turisti se ne sono andati e regna la tranquillità, sedersi al tavolino di uno dei bar di Piazza Torre è molto rilassante. Anzi, io preferisco sicuramente questi momenti ai giorni frenetici di luglio e agosto. Poi, ovviamente, c'è la necessità anche di altri servizi, come l'assistenza medica, ma non solo. La mancanza di servizi è il problema principale che accomuna tutte le aree interne italiane. A Piazza Torre c'è veramente questo problema? E se è così, cosa si può fare per risolverlo? Vediamo. Partiamo da due servizi che in diversi piccoli paesi hanno portato gli abitanti anche ad organizzare manifestazioni di protesta: la presenza di un ufficio postale e di uno sportello bancario. A me personalmente non interessano perché sono anni che faccio tutto online e se ho bisogno di una consulenza viene a casa mia un family banker mediolanum. Però posso capire che per certe persone, soprattutto anziane, possono avere ancora un'utilità. A Piazza Torre c'è un ufficio postale che, sebbene aperto a giorni alterni, è sicuramente sufficiente per garantire i servizi necessari. C'è anche uno sportello bancomat, quindi discorso chiuso. Due servizi molto rari in tantissimi piccoli comuni, a Piazza Torre ci sono. Si potrebbero fare diverse considerazioni sulla reale utilità di questi servizi che molto spesso sono anche legati alla pigrizia mentale delle persone. La maggior parte degli anziani potrebbe tranquillamente imparare ad usare buona parte dei servizi online. Tutti usano Facebook, male purtroppo, quindi perché non l'app delle poste? C'è anche un altro aspetto che mi ha fatto notare uno degli intervistati. La butto lì, vendi su Vinted, puoi utilizzare l'ufficio postale di Piazza Torre per vendere, ecco, quindi ci rivolgiamo ai giovani, ci rivolgiamo ai ragazzi. Mia figlia sta vendendo dei giochi che non usa più, dei vestiti su Vinted, è andata all'ufficio postale e all'ufficio postale ha fatto il pacco e quant'altro, e quindi è una cosa che sicuramente riguarda anche i ragazzi, ecco. È vero, ci si può recare allo sportello postale per spedire un pacco, però si può tranquillamente farlo anche online con il ritiro a domicilio. E non solo per le spedizioni postali, ma anche per tutti i corrieri. Quindi vedi che è una questione di abitudine e spesso di pigrizia mentale? Adesso veniamo ai servizi più importanti, quelli legati alla salute, dove anche qui ci sono vecchie abitudini dure a morire e anche opinioni non oggettive. Partiamo dai farmaci. A Piazza Torre c'è un dispensario farmaceutico, aperto circa 3 ore alla settimana, qualcosa in più durante la stagione estiva. Quasi tutti i farmaci, tranne qualche prodotto da banco, vanno ordinati e poi bisogna tornare a ritirarli 2 o 3 giorni dopo. È già qualcosa rispetto a tanti altri piccoli paesi, ma non è sufficiente, soprattutto considerando che l'età media dei residenti è piuttosto elevata e destinata ad aumentare. Cosa bisognerebbe fare per migliorare questo servizio? Semplice, consegna a domicilio dei farmaci tutti i giorni tramite un sistema di consegne centralizzato che serve anche ai negozi e ristoranti. Ne ho già parlato, non c'è niente da inventare, è già tutto disponibile. Le ricette dematerializzate sono ormai di uso comune e le consegne si possono fare anche con sistemi automatizzati già ampiamente sperimentati, che oltretutto si adatterebbero perfettamente alla conformazione di Piazza Torre. Poi c'è il discorso medici. Anche se i villeggianti non sono soddisfatti del servizio, a Piazza Torre c'è un ambulatorio. Abbiamo una dottoressa, 2 dottoresse che seguono un po' i paesi qua dell'Alta Valle. In ogni paese comunque c'è l'ambulatorio, la dottoressa è reperibile sempre al telefono. Indubbiamente però bisogna orientarsi decisamente verso nuovi servizi in grado di sfruttare quello che la tecnologia mette a disposizione. Bisogna orientarsi sulla telemedicina. Quindi servizi di monitoraggio, consulto e diagnostica a distanza,
Si tratta di servizi che qualcuno guarda con sospetto, ma che rappresentano il futuro e garantiscono livelli di assistenza impossibili da raggiungere in altri modi, soprattutto in piccoli paesi come questo. Un servizio di assistenza domiciliare integrata permetterebbe di offrire tutto ciò di cui gli abitanti possono aver bisogno. La tecnologia c'è e quando viene fatta conoscere in modo adeguato, come abbiamo fatto con questa iniziativa che abbiamo organizzato a luglio, viene apprezzata. Guarda. Il check-up che facciamo oggi riguarda la flussimetria, ovvero la presenza o meno di ostruzioni a livello delle vie aeree. La sua età polmonare è di qualche anno più giovane rispetto alla sua età. Il test che faremo oggi è un elettrocardiogramma. Chiaramente, non essendo in ambulatorio, non possiamo usare il classico elettrocardiogramma con gli elettrodi, useremo questo strumento che comunque ci dà un'indicazione confrontabile con il classico esame. Perfetto. Hai capito, caro, come partire la misurazione? Il suo cuore funziona alla perfezione. Mi ricordi la sua mente? In conclusione, Piazza Torre non è messo male e certi nuovi servizi potrebbero essere disponibili molto prima di quanto tu possa immaginare. A Piazza Torre ho trovato anche un'attività che potrebbe avere un bel futuro e rappresenta un altro esempio di quello che si può fare per far rivivere un piccolo paese. Un laboratorio artigianale in un piccolo paese di montagna. Te ne parlo in questo video perché è un ottimo esempio di attività nata parecchi anni fa, utile, che può crescere proiettandosi verso il futuro e creando anche nuovi posti di lavoro. Ecco la storia di Carla a Piazza Torre. Il mio negozio è attivo dal 1990. Mi sono trasferita a Piazza Torre perché qui mi sono sposata e qui sono rimasta. L'attività è prevalentemente artigianale perché lavoro i tessuti, quindi faccio un po' di tutto, dalle piccole cose tipo presine, guanti, grembiulini, fino alle tovaglie, ai rivestimenti dei divani, poltrone, cuscini, tutto quello che si può realizzare col tessuto, compresi animaletti, che è il mio divertimento, fare le pecore con la lana, gli orsetti a Natale e insomma tutto quello che si può realizzare. In questi ultimi anni al lavoro che faccio normalmente, quindi quello di realizzare biancheria per la casa, faccio anche lavori di sartoria perché ormai le sarte non ci sono più. Un tempo ce n'erano un sacco, le signore cucivano, avevano una macchina da cucire in casa e adesso invece mi portano appunto l'orlo da fare, l'abito da stringere, da allungare, da modificare, per cui sapendo cucire faccio anche queste piccole cose che comunque sono utili e che in città fanno i cinesi e qui le faccio io. Lavoro tutto l'anno, il negozio è sempre aperto, compresa la domenica mattina. Carla si trova benissimo a Piazza Torre. Ma a me personalmente non manca niente perché non ho grandi pretese, a me piace l'ambiente in cui vivo, il contatto con la natura, qui c'è tutto quel che serve per stare bene a livello di salute fisica e salute mentale. Abbiamo i boschi, l'aria pulita, si possono fare tante attività sportive. Io vado in bicicletta con l'e-bike, vado su in montagna, sulle torcole, mi faccio dei bei giri, poi durante l'inverno vado anche in piscina a San Pellegrino e insomma cerco di mantenermi in forma, visto gli anni che passano, faccio il possibile. Le ho chiesto se non ha mai pensato di trasferirsi in città con la sua attività e ovviamente ha risposto che non lo farebbe. Anche se so che la città mi darebbe molto più lavoro, mi offrirebbe una potenzialità maggiore, visto poi il magazzino che ho, che
penso che morirò e resterà tutto qui com'è. Secondo te, quali sono le opportunità legate a questa attività? Eccole. Ovviamente il negozio, così come adesso, non ha molte possibilità di crescita, però si potrebbe creare un'ampia serie di prodotti molto particolari, unici, e vendere anche online. Il mercato potenziale si amplierebbe notevolmente. Considerando inoltre il laboratorio di cui dispone, perché non rafforzarsi sulla parte sartoria? Abiti su misura di alto livello, pochi ma di qualità altissima, con una cura unica verso il cliente. È chiaro che non si può improvvisare e serve un progetto serio, ma le potenzialità ci sono. Quanti posti di lavoro potrebbe creare? Oltre alla titolare, almeno altri 3. Una persona per la sartoria, una per il negozio online e una per l'assistenza clienti, il marketing, la comunicazione. Se io fossi un giovane o anche meno giovane che vuole impegnarsi in uno di questi settori, andrei da Carla e proporrei la mia collaborazione. Ovviamente non come dipendente, ma come soggetto attivo, partecipante allo sviluppo di un progetto che può avere un ottimo futuro. La mia ricerca, ovviamente, non poteva ignorare il punto di vista di altri abitanti. Ecco 3 storie diverse, molto interessanti, con un elemento in comune. Io sono Gabriele, ho 42 anni, sono nato qua a Piazza Torre da tanto, anche se in realtà poco. Chi nasce a Piazza Torre è difficile abbandonarlo perché è un paesino piccolo, un paesino di montagna, c'è tantissimo che per qualcuno quel tantissimo è niente. Per chi dovesse trasferirsi a Piazza Torre, certo, lasciare la città con tutti i servizi è molto difficile perché a Piazza Torre i servizi ne ha pochi, c'è l'essenziale. È difficile abbandonare la città, però uno che è nato in questi paesini, andare a vivere in città secondo me è molto ma molto più difficile. Piazza Torre può anche dare del lavoro. Io e mio fratello abbiamo deciso di mollare il nostro lavoro d'ufficio e lui impiantistico per prendere in mano la gastronomia di famiglia e portarla avanti. È vero, un sacrificio perché durante l'anno c'è poca gente, però si va avanti. Per qualcuno che vorrebbe venire a vivere a Piazza Torre, secondo me Piazza Torre dà anche l'opportunità di lavoro turistico e non turistico. Un'altra opportunità che dà lavorando a Piazza Torre nei momenti di chiusura del negozio, come noi che siamo appassionati di funghi, così ci si può addentrare nella natura di Piazza Torre e quelle 2 ore di chiusura si può andare a funghi, quindi ti dà anche l'opportunità di staccare e di rilassarti un attimo. Abbiamo la stagione dei funghi, abbiamo la stagione della bicicletta e poi abbiamo lo sci. Allora, sono il presidente della SD Piazza Torre, Mauro Boschi, e abbiamo organizzato questo locale per poter affittare queste bike e per dare un servizio anche a Piazza Torre e alla comunità e alle persone che vengono a trovarci qua a Piazza Torre. Io sono venuto non solo come turista ma anche come residente, mi sono trasferito qua da una dozzina di anni e non cambierei mai più. Non è facile vivere in alta montagna dove le attività sono poche, però se vogliamo che questi paesi continuino a vivere bisogna che qualcuno li abiti e vi ci lavori. Ci sono anche tanti giovani che sono venuti qui per ragioni d'amore piuttosto che per altre ragioni. Probabilmente chi è qui vorrebbe un po' scappare per andare a cercare qualcos'altro. Io so che qualcuno che abita magari in grossi centri o in grosse città vorrebbe magari trovare un posto tranquillo dove svolgere la propria attività. Qui siamo forniti di tutto, nel senso se uno vuole usare il computer ci sono tutte le reti disponibili, se uno vuole aprire un'attività qua c'è la possibilità a costi inferiori rispetto anche ad altri posti. E poi è bello anche reinventarsi magari con qualche attività che sia legata magari al turismo. Certo non c'è tutto come se è in una città, però comunque
I paesi vicini possono offrire altre cose, e comunque Bergamo è a 3/4 d'ora da qui. Però qua la pace che ti dà questo posto e la pace che personalmente dà a me la montagna è impagabile in tutto. Allora, io lavoro tuttora e lavoro a Bergamo e quasi tutte le mattine scendo per andare a lavorare. Però la cosa più bella è poi il rientro, quando rientro a casa e rientro nella mia valle, nel mio paese. Cosa ti devo raccontare, Osti? Ma allora sono venuto qua a Piazza Torre perché non sapevo dove andare. No, sinceramente, ascolta, no, sai cosa, che non mi piace essere ripreso. Ma allora, sinceramente, mi trovo bene perché, a differenza di Bergamo, trovo che sia un paese, comunque sia una comunità ristretta, poca gente, ma buona. Prima del tutto. Dopodiché, ecco, la vita montana, diciamo che è tranquilla, di conseguenza si viene qua, si lavora, si conosce tutti, di conseguenza sono soddisfatto, sì, piuttosto che non tornerei a Bergamo, ecco, questo è. Dopodiché è una scelta individuale, non è che c'è chi può condividere la scelta, chi no, dopodiché d'inverno fa fresco, quindi bisogna comunque attrezzarsi. È un lato positivo, invece che sta zona della bassa, c'è la nebbia, perché è sempre solaria, capito? Avevo accennato all'inizio alla vocazione turistica di Piazza Torre. Ho voluto approfondire anche esplorando temi ambientali. Turismo e ambiente sono due aspetti strettamente legati tra loro. Non è sempre stato così. In passato si sono fatti parecchi errori, che fortunatamente non si fanno più. Oggi però c'è la tendenza a fare altri errori, diversi, ma con conseguenze che possono essere anche peggiori. Com'è la situazione a Piazza Torre? Ascolta alcune considerazioni di Elio, uno dei testimoni della storia di questo paese e della Valle Brembana. Per parlare di Piazza Torre ci vorrebbero descrivere dei libri. Ma com'è nato il turismo a Piazza Torre? Piazza Torre è nato per il discorso delle colonie. Inizialmente è partito per le colonie, a seguito di quello il paese si è creato un po' di lavoro. Dopo hanno deciso di far su gli impianti qua nel 50-51, fatto su una società che però dopo mica tanto, dopo 7-8 anni è saltata. Data in gestione a un privato, gliel'hanno tolto lui, sono intervenuti a un'altra società e da lì è cominciato il disastro. Da quello che mi ha raccontato Elio, anche qui in passato è mancata la capacità di pianificare a lungo termine, sono mancate visioni strategiche. Il turismo l'abbiamo sempre subito e mai proposto, ma perché? Perché con la storia del lavoro sabato e del turismo il sabato e la domenica la gente in settimana andava a lavorare e la domenica dava una mano alla famiglia che gestivano i locali. Sì, è stato subito. Poi abbiamo parlato dell'ambiente, risorsa determinante per il futuro di Piazza Torre, come di tutti i piccoli paesi di montagna. Eppure l'ambiente, in generale, sappiamo come viene gestito e quali problemi causano vincoli e orientamenti estremisti che, oltretutto, impediscono anche la creazione di molti posti di lavoro. Ad esempio adesso c'è il problema dei boschi. I boschi è una cosa oscena perché non si può più tagliare, non puoi più fare questo. Qua vivevano 2 squadre di boscaioli, bisogna modificare certe cose. Abbiamo qua tutti i boschi qua, adesso con la storia del bostrico, con la storia dell'abete bianco, dentro sta marcendo tutto. Il rosso, ci sono su piante che sono quelle che pesano, a buttarle per terra, pesano 80-90 quintali. La fortuna di quel bosco qua, che c'è tanto abete bianco e ferma un po' il bostrico, lo sta prendendo comunque, però non è così pesante come in altri posti, perché anche lì il bostrico, a parte certe cose che raccontano, che dicono, ma bisogna viverlo il bosco, e la maggior parte di dove
E d'altronde lo dimostra la natura, cosa sta succedendo, che tutta la foglia che cade rimane lì, nessuno più va a farla, i pezzi di legno, le piante vecchie che sono dentro, e le fermano lì per degli anni, quando sono marce scivola via tutto e nel giro di poco riempie l'alveo del fiume, dopo l'alveo del fiume non lo puoi pulire, dopo io queste cose le farei pagare ai verdi, perché tutte le porcate che succedono adesso non è possibile che ogni temporale, dobbiamo solo copiare dall'Alto Adige. Se lei va in Valpusteria, tutti i paesi hanno minimo 2 centrali a biomassa che fanno il riscaldamento del paese, che fanno la corrente qua potremmo le piccole centrali dei ruscelli, ma hanno attenzione al territorio, anche perché il bosco muore anche lui come moriamo noi, e in più porta danni giù ogni temporale che fa. Ho chiesto a Elio di farmi un esempio di come si potrebbe coniugare ambiente e turismo con qualche nuova iniziativa. Siccome qua una volta erano tutte che facevano il carbone di legna, e ci sono tutti le piazzole che facevano il carbone, c'era la baitella in fianco, li ripristinare un po' tutte quelle baitelle lì. Quelle lì sono dove dormiva quello che faceva il carbone. Quello che faceva il carbone, i 2 carbonai, quello lì, fare tutto il percorso, perché ognuno, ad esempio qua c'è bello tutto il percorso da fare, da ripristinare tutte quelle. Quello lì sarebbe una cosa con la gente, i ragazzi che adesso vogliono fare la notte nei boschi. Certo, bisogna creare la situazione di fare tutto il percorso fatto bene, che puoi farlo sia d'estate che d'inverno, 2 o 3 posti letto, l'angolino, in modo che le coppie adesso che coi telefonini vanno dappertutto, invece di andare lì magari con la tenda vanno così. Insomma, le idee ci sono, però spesso mancano progetti seri, con visioni a lungo termine, e questa è un'altra causa di problemi. Certo, bisogna fare il progetto, però bisogna pensare che bisogna sistemare la strada per raggiungere, far su le baitelle, farle su in legno, ma se si fa una cosa seria, che con tutti i requisiti, dopo le cose vanno. In tanti piccoli paesi ho visto enormi sprechi e danni causati da mancata pianificazione territoriale, spesso dovuto anche ad amministratori che hanno sopravvalutato le proprie capacità, hanno preferito fare tutto da soli, anziché coinvolgere chi aveva competenze e conoscenze utili. Non mi sembra che sia il caso di Piazza Torre, però la tendenza all'autarchia è un rischio altissimo ed è sempre dietro l'angolo. Ho visto tanti lati positivi e ho incontrato tanti frequentatori estivi che potrebbero diventare abitanti. Ma perché questo non avviene? Ho iniziato l'esplorazione di Piazza Torre a luglio. Ho visto i 2 mesi nei quali questo paese di 400 abitanti si riempie di villeggianti e turisti giornalieri. Ho visto le varie iniziative organizzate in questo periodo e ho parlato con molte persone. Questa ricerca è nata con lo scopo di capire se i villeggianti, tra i quali ci sono moltissimi pensionati proprietari di seconde case, possono trasformarsi in residenti. La ricerca serve per avere maggiori informazioni per capire se anche Piazza Torre è destinata a proseguire sulla strada dello spopolamento come tutti i piccoli paesi di montagna. Questa indagine, tra le altre cose, ha fornito un dato molto utile e interessante. Vediamo qual è ascoltando le opinioni di 2 gruppi di persone. Il primo è composto da persone di mezza età. Allora tu mi dicevi che andando in pensione non verresti qui ad abitare? Non lo so, può darsi, potrei anche pensarci. I servizi ci sono qua, perché c'è i ristoranti, ci sono i supermercati, però da dove siamo abituati noi a qua è diversa la cosa. Noi viviamo anche noi in pianura
però è un posto che ti rilassi. Abiti in città o abiti in un paese di pianura? Paese di pianura, sì. Quindi non è un salto così esagerato. No, però i servizi che abbiamo giù noi rispetto a quelli qua sono un po' diversi. Io verrei a viverci subito. La tranquillità, la bellezza, sì, i servizi mancano, però io verrei a viverci, proprio la tranquillità che ti trasmette questo posto a me piace, forse perché vivendo in pianura, ma vivendo a stretto contatto con i clienti, visto che lavoro col pubblico, amo questo posto. Io sono appena andato in pensione e a me piacerebbe molto. Mi piace molto. Tu vorresti vivere qua? Sì. Ma se è una vita che ti dico che voglio prendere una casa e tu non vuoi? Come mai? No, io ci verrei 6 mesi qui, 6 mesi dove abito adesso. Però è bello, io ci verrei solo per il clima. Ma se uno abita qui, voglio dire, è tranquillo quando dici voglio andare una settimana da un'altra parte. Ma no, difatti, poi rispetto a dove abitiamo adesso è un'oretta di strada, quindi non perderemmo gli amici neanche i parenti, perché quando hai voglia torni giù, però è veramente molto bello, a me piace moltissimo. Il secondo gruppo è composto da pensionati, storici frequentatori di Piazza Torre, che hanno creato il comitato Amici di Piazza Torre. Noi intanto siamo dei villeggianti qui a Piazza Torre, tutti villeggianti. Abbiamo istituito un comitato di amici che si propone durante il periodo estivo e anche il periodo dello sci di movimentare un po' le nostre vacanze, divertendoci noi e facendo divertire gli altri villeggianti che sono sul posto. L'ho scoperta un po' per caso Piazza Torre, però una volta vista e presa. Non ci siamo più staccati perché è veramente un posto simpatico. In più, avendo raggruppato alcuni amici, è chiaro che la montagna è bella, l'amicizia ancora di più, facciamo tante attività insieme. Infatti noi siamo nati una decina di anni fa, soprattutto perché Piazza Torre non si faceva niente. E allora l'idea era quella di creare un po' degli stimoli, oltre a tenere un po' traccia della storia. Piazza Torre vive 2 momenti completamente diversi. Luglio-agosto, più agosto che luglio, che è piena di gente, un po' a Natale, dopodiché è vuoto. Quindi è un paese che su 12 mesi, 10 mesi non ti dà niente come vita. Poi certo le montagne, i boschi, l'aria buona c'è sempre, quello non è un problema. Manca proprio però il tessuto sociale in quei giorni. Dopo aver sentito le opinioni di queste persone, molto simili alle altre che ti avevo già fatto vedere in precedenza, secondo te che conclusioni si possono trarre? Che Piazza Torre non riuscirà mai a far crescere il numero di abitanti? No, assolutamente no! Da questa indagine si può capire che non è questo il target di riferimento per cercare di ripopolare questo paese. Da questa indagine si capisce che, come prevedibile, le persone non vogliono uscire dalla loro zona di comfort. Se stanno bene con quello che hanno, con quello che fanno, non cambiano le loro abitudini. Quindi, se si vuole ripopolare Piazza Torre, ma vale per tutti i piccoli paesi, non bisogna cercare di convincere le persone come quelle che ho intervistato a trasferirsi in questo paese. Sarebbe una fatica inutile. Bisogna rivolgersi ad un altro target. Quale? Te lo spiegherò in uno dei prossimi video. Piazza Torre è abbastanza vicino a grandi città, pur essendo immerso nel verde. Non è fuori dal mondo e anche nei dintorni si può trovare molto. Vivere a Piazza Torre permette anche di raggiungere facilmente tutte le località della Val Brembana e scoprire le caratteristiche di questa valle che racchiude diversi luoghi dove il tempo sembra essersi fermato. Gli itinerari possibili sono tantissimi. Vediamone 4 che si diramano in un raggio di 30 km da Piazza Torre e permettono di conoscere buona parte delle caratteristiche del territorio. Il primo itinerario ci porta verso il Passo San Marco, che separa la Val Brembana dalla Valtellina. La distanza da Piazza Torre è di 19 km e con un po' di allenamento si può percorrere anche con una e-bike. Questa strada di solito è aperta da maggio a ottobre, dipende dalla neve. L'unico paese che si incontra lungo questo percorso è Mezzoldo. Si trova a 800 metri di altitudine e ha circa 160 abitanti.
Da Mezzoldo la strada sale verso i 1992 metri del Passo San Marco. Questo è il tracciato della storica via Priula, fatta costruire dal podestà Alvise Priuli nel 1500 per collegare Bergamo alla Valtellina, quando questo territorio era sotto il dominio della Repubblica di Venezia. Nella zona del passo si trovano i resti delle trincee della frontiera nord della Prima Guerra Mondiale. Il secondo itinerario, lungo 17 km, ci porta verso Valtorta. Lungo la strada, tra l'altro, si incontra il paese di Cassiglio, conosciuto per il lago e per un palazzo settecentesco con un bel affresco che si rifà alle serenate macabre del Medioevo. Il lago è una meta molto frequentata durante la stagione estiva grazie anche all'area attrezzata per picnic e barbecue. Valtorta si trova a un'altitudine di 938 metri e ha circa 250 abitanti. Accoglie i visitatori con una strana torre con orologio. In questo paese si erano sviluppate diverse attività artigianali grazie alla presenza di vari corsi d'acqua. Nella stagione invernale il comprensorio sciistico Valtorta Piani di Bobbio è molto frequentato grazie alla presenza di diversi impianti di risalita e piste adatte a tutti, raggiungibili anche dal versante della Valsassina, provincia di Lecco. E per rimanere in argomento sport invernali, se vuoi alternare le discese dalle piste di Piazza Torre con quelle di altre località, ecco il terzo itinerario verso Foppolo. Sebbene la distanza in linea d'aria tra Piazza Torre e Foppolo sia inferiore a 10 km, il percorso stradale è di circa 30 km, perché bisogna scendere verso Piazza Brembana e poi risalire l'altro ramo della valle. Si scende quindi verso Olmo al Brembo, si raggiunge Piazza Brembana e da qui si sale verso Foppolo. Un altro paese che si incontra lungo il percorso è Branzi, meno di 700 abitanti a circa 900 metri di altitudine. Dopo una decina di chilometri si arriva a Foppolo, circa 170 abitanti a 1500 metri di altitudine, è il comune più alto della Valle Brembana. Foppolo è conosciuto principalmente per lo sci che si pratica con alterne vicissitudini dagli anni 50, periodo in cui nacquero le stazioni sciistiche della Valle Brembana. In estate può essere però un punto di partenza per diversi percorsi di trekking. Il quarto itinerario scende verso la pianura e raggiunge Zogno. La distanza tra Piazza Torre e Zogno è di 29 km. Lungo il percorso si può fare una sosta a Cornello dei Tasso, frazione ben conservata che prende il nome dalla storica famiglia che nel XV secolo contribuì alla diffusione del sistema postale in Europa. Poco distante e raggiungibile anche a piedi da Cornello si trova Oneta, frazione di San Giovanni Bianco. Qui si trova un'abitazione quattrocentesca che, secondo la tradizione, ospitò un servo che ispirò la maschera di Arlecchino. Il paese di San Giovanni Bianco è uno dei 3 più popolosi della valle, con circa 4.600 abitanti. La parte centrale del paese, ubicata alla confluenza tra il torrente Enna e il Brembo, ha conservato un po' l'impronta medievale. Poco fuori dal paese si può vedere l'Orrito dell'Enna, una gola spettacolare scavata dal torrente. Proseguendo verso sud si incontra San Pellegrino Terme, il paese più famoso della valle, conosciuto per i fasti del periodo Liberty, un centinaio di anni fa, quando era una località di soggiorno e cura frequentata da personaggi famosi di tutto il mondo. Questo paese è in fase di rilancio grazie anche al recupero di strutture storiche come le terme, il casinò e il Grand Hotel. Proseguendo verso la bassa valle si arriva quindi a Zogno, 330 metri di altitudine e poco più di 8.500 abitanti. È il capoluogo della Valle Brembana, puoi trovare tutto.
anche alcune testimonianze storiche e frazioni particolari e interessanti da visitare. Come hai visto, se anche tu deciderai di trasferirti a Piazza Torre per vivere e lavorare, non sarai fuori dal mondo e a poca distanza potrai trovare tutto quello che non c'è a Piazza Torre. Poco prima di concludere questa serie di video mi è stato chiesto se ritengo ci siano possibilità di aprire una nuova attività commerciale di vendita a Piazza Torre. Cosa potevo rispondere? No, non ha senso e non è sostenibile. Ma perché? E quali alternative esistono? Ecco, 4 punti fondamentali da considerare per chi sta pensando a una scelta simile. Primo, il bacino di utenza limitato è una bomba a orologeria. In un paese così piccolo non ci sono abbastanza persone per generare le vendite necessarie a coprire i costi di un'attività commerciale. Anche ipotizzando che tutti i 400 abitanti facciano acquisti regolari, i numeri restano insufficienti per coprire affitto, utenze, rifornimenti, personale. Il rischio? Giorni interi senza clienti, merce invenduta e inevitabili perdite economiche. E se anche attirassi qualcuno dai paesi vicini, purtroppo non basta. Il volume complessivo di clienti rimane troppo basso per garantire una stabilità economica. Secondo punto, la concorrenza spietata di e-commerce e grande distribuzione. Aprire un negozio fisico in un'epoca in cui si può comprare di tutto online a prezzi bassi e comodamente da casa è una sfida enorme. L'e-commerce offre una varietà infinita, prezzi competitivi, spedizione gratuita e resi facili. Come può un piccolo negozio reggere questo confronto? In più, la grande distribuzione aggiunge ulteriori difficoltà, con supermercati a pochi chilometri che offrono prodotti vari, convenienti. Gli abitanti preferiranno sempre percorrere un po' di strada per fare acquisti più vantaggiosi periodicamente. Di fronte a questa concorrenza, un piccolo negozio di paese è morto in partenza. Terzo punto, le agevolazioni economiche sono solo una soluzione illusoria. Molti pensano che sovvenzioni e incentivi pubblici possano aiutare. È pura illusione. Al massimo offrono un aiuto temporaneo ad attività che inevitabilmente avrebbero vita molto breve. L'attività deve reggersi da sola. Senza una proposta particolare e una clientela sufficiente, la chiusura è inevitabile, vanificando anche l'investimento pubblico. Le agevolazioni creano solo operazioni a termine, senza reali benefici duraturi per la comunità. Quarto punto, la nostalgia dei vecchi tempi non basta a far funzionare un negozio. Molti, spesso spinti da visioni nostalgiche, vedono il negozio di paese come un simbolo romantico di un tempo passato. A pensarla così sono solitamente persone di una certa età che non si rendono conto che i consumatori di oggi hanno abitudini ed esigenze completamente diverse. E i turisti che visitano i piccoli paesi per pochi giorni all'anno, spesso queste persone idealizzano uno stile di vita che non conoscono minimamente. Certo, passeggiare in un paesino con piccoli negozi è piacevole per loro, ma non solo loro a sostenere l'economia. Gli amministratori dei piccoli paesi dovrebbero abbandonare l'illusione che il turismo basti a risolvere tutti i problemi. Il turismo ha senso solo in quei posti che ormai hanno una tradizione consolidata e sono frequentati 365 giorni all'anno. Per tutti gli altri paesi servono veri residenti e per attrarre nuovi abitanti servono servizi stabili e moderni. Questa è l'unica strada da seguire per evitare che tanti splendidi paesi scompaiano. Quindi, cosa si può fare per fermare lo spopolamento? L'ho già detto varie volte, bisogna investire nei servizi. Piuttosto che puntare su negozi che non hanno futuro, è più sensato concentrarsi su servizi che migliorino la qualità della vita e rendono il paese attraente anche per nuovi residenti. Invece di un'attività insostenibile, bisogna creare opportunità per rendere il paese accogliente e vivo tutto l'anno. Dopo questa lunga esplorazione, quali conclusioni si possono trarre? Piazza Torre è un piccolo paese di montagna adatto per venire a viverci e lavorare?
Ho esplorato in questo paese di montagna, in Val Brembana, per diversi mesi. Ho parlato con parecchia gente e oggi posso trarre delle conclusioni basate su dati oggettivi. Vediamo quindi per chi non è adatto, per chi è adatto e per chi potrebbe diventarlo. Quindi magari anche per te. Partiamo dalle 3 categorie di persone a cui sconsiglio vivamente Piazza Torre. La prima è quella dei sognatori che idealizzano il ritorno alla natura, la vita frugale, l'eremitaggio, l'autoproduzione, le comunità, gli ecovillaggi e cose del genere. Se sei tra questi, Piazza Torre non va bene per te. La seconda categoria è quella degli amanti della vita frenetica di città, dello shopping compulsivo, dell'immagine trendy, delle attività sociali a tutti i costi. Insomma, se non puoi fare a meno delle abitudini e dello stile di vita da milanese imbruttito, Piazza Torre non fa per te. La terza categoria di persone a cui sconsiglio Piazza Torre è quella di chi ha un posto di lavoro o un'attività in città e non può allontanarsi. Attualmente la Val Brembana non è adatta ai pendolari, anzi spesso è un incubo per i pendolari, quindi meglio lasciar perdere. Per tutti gli altri, Piazza Torre può essere un'ottima scelta, un posto dove vivere e lavorare. Ma allora, perché io non sono ancora riuscito a trasferirmi? Per un solo motivo: non ho trovato una casa dove abitare. Proprio così. Sebbene a Piazza Torre ci sia un vastissimo patrimonio immobiliare sottoutilizzato, non si trovano appartamenti decenti in affitto. Avevo preso in considerazione la possibilità di acquistare un appartamento e, in questo caso, le occasioni non mancano. Ma poi, considerando alcuni progetti che ho per il futuro, ho deciso di orientarmi sull'affitto. Purtroppo, però, non ho trovato niente di adatto alle mie esigenze, che non hanno niente di particolare, sono normali esigenze di chi lavora da casa come freelance. Quindi, sebbene Piazza Torre sia già oggi un posto perfetto per chi fa un lavoro simile al mio, non è in grado di attrarre nuovi abitanti come me, come i nomadi digitali o come chi magari da pensionato attivo vorrebbe trasferirsi in questo paese senza l'assillo dell'acquisto di una casa. Questo paese è perfetto anche per diventare un polo di attrazione di attività del settore economico quaternario, cioè il settore basato sulla conoscenza, sull'informazione, su ricerca, sviluppo, istruzione, consulenza, gestione e produzione delle informazioni, sull'intelligenza artificiale. I progetti nel settore turistico vanno bene, però non cambieranno le sorti del paese che continuerà a spopolarsi se non si deciderà di investire subito in modo consistente nel settore economico quaternario. Questo è l'unico che si adatta perfettamente a questo paese, da subito, senza stravolgere niente, semplicemente risolvendo alcune criticità come quelle che ho già spiegato negli episodi precedenti. Investire nel settore quaternario per attrarre nuovi residenti significa anche creare molti posti di lavoro collegati alle necessità quotidiane delle persone, al benessere e di conseguenza anche all'ambiente. I benefici si avrebbero anche per le strutture turistiche e ricettive esistenti che otterrebbero abbastanza facilmente anche la tanto agoniata destagionalizzazione. Queste sono le conclusioni a cui giungerebbe chiunque facesse un'analisi come quella che abbiamo fatto noi in questi mesi a Piazza Torre.